Dunque, in questo breve video vedremo come utilizzare le aste Infinity e come possono essere utilizzate tramite il campo bioelettrico umano e le differenze che esistono. Ecco, inizierò a farvi vedere le differenze con le aste EF-NMR. Allora, dovete sapere che questo tipo di asta è stato costruito espressamente per i rilevamenti del materiale specifico, in questo caso l'acqua. Come potete vedere, le aste chiudono immediatamente e non ci sono problemi a localizzare il materiale, in questo caso l'acqua. Le aste Infinity hanno invece questa caratteristica, che non rilevano nessun materiale. Allora, non rilevando nessun materiale, molte persone pensano che questi oggetti non funzionino. Ecco, in realtà funzionano con l'uso del campo bioelettrico. Trova l'acqua. Vedete, le aste si stabilizzano e l'acqua viene rilevata. Come potete vedere, se noi andiamo fuori campo le aste si riaprono, se torniamo sul campo si richiudono. Ecco, questo è un funzionamento normale delle aste. Annulla il campo. Ecco, in questo momento le aste hanno annullato l'oggetto. In realtà non sono le aste ad annullare l'oggetto, ma la mente subconsciente, che è quella che vede tutto e vi permette di fare questa ricerca particolare. Ecco, rifacciamo l'esperimento. Trova l'acqua. Come potete vedere si stabilizzano sulla bottiglia d'acqua e tutto funziona bene. Annulla l'oggetto. Come potete vedere, gli oggetti non vengono rilevati. Possiamo anche fare un altro tipo di rilevamento. Trova le aste per l'acqua. Vediamo dove sono. Le aste si stabilizzano, abbassate e vengono rilevate. Annullo il campo. Bene. Ok, questo è per farvi comprendere come funzionano le Infinity. Ecco, le Infinity sono aste di ricerca molto particolari e impareremo ad usarle in un modo diverso da quelle EF-NMR. Bene, le aste Infinity, come vi ho spiegato, servono per delle ricerche particolari. Dunque, le ricerche particolari sono quelle per cui le aste EF-NMR non funzionano. Ecco, non funzionano. Però ci sono alcuni sistemi per farle funzionare. Osservate bene, le aste Infinity assieme a un'asta EF-NMR si chiude esattamente sulla frequenza dell'acqua. Però se noi utilizziamo le due aste RT, come potete vedere, non si chiudono affatto. Queste funzionano col campo bioelettrico umano. Ecco, trova l'acqua. Come potete vedere, le aste puntano l'acqua e il materiale è stato trovato. Annulla l'oggetto. In
questo caso ci sono delle differenze di potenziale date da aste che risuonano sull'acqua, come le aste EM, EF, NMR, e le aste Infinity, che non trovano nulla ma lavorano sul campo di emissione terrestre. Osservate l'uso delle due aste miste, una a frequenza singola e l'altra a frequenza terrestre. Ecco, questo è un esperimento che discuteremo più avanti, in quanto è molto ma molto importante. Osservate bene, le aste si chiudono sull'acqua, benché le aste RT non siano state progettate per trovare l'acqua. Infatti, usando un'asta calibrata si può trovare l'acqua, mentre se usiamo due aste Infinity l'acqua non la troviamo. Ecco, questo esperimento verrà spiegato più avanti. Ok, ecco, le aste Infinity usano il campo bioelettrico, questo è un motivo molto ma molto importante. Trova l'acqua, annulla, vediamo un attimo. Allora, ecco, le aste non trovano nulla, trova l'acqua, annulla, trova l'acqua, annulla, ecco, le aste quando decidono di girare ci danno la direzione e questo è tutto. Ok. Allora, le aste Infinity ci danno la possibilità di trovare diversi materiali specifici usando il campo bioelettrico umano. Ecco, però dovete avere un buon addestramento per poterlo usare. Ve lo spiego subito, osservate bene. Ecco, vedete sul tavolo c'è tanto metallo. Questo è l'acciaio inox dei cuscinetti inerziali, questo è un filo di rame che ho usato per testare alcune aste e questo è alluminio, l'alluminio che è stato usato per fare i video sui cuscinetti inerziali. Ecco, se usate un metal detector con la piastra sopra questi oggetti, sicuramente avrete dei rilevamenti e non avrete dei rilevamenti precisi, in quanto le aste sono molto ma molto precise. Ecco, ve lo dimostro subito, osservate bene. Allora, le aste Infinity non rilevano mai nulla se non dietro la vostra visualizzazione principale. Ecco, trova l'acqua. Ok, l'acqua è stata trovata e come potete vedere, se noi ci spostiamo, le aste si riaprono sugli altri materiali. Ecco, da qui possiamo ripetere l'esperimento. Trova l'acqua. Ecco, le aste giustamente ci danno la direzione. Se noi ci spostiamo lungo la direzione indicata, le aste che cosa fanno? Si incrociano esattamente sul centro di emissione del materiale cercato. Annulla l'oggetto. Ok. Allora, in questo breve esperimento con aste EF-NMR vi faccio vedere un attimo come funzionano. Queste sono aste calibrate per l'acqua
come potete vedere rilevano l'acqua, anche se la bottiglia d'acqua è stata inserita in, nelle spire di rame e di acciaio inox. Se voi usate un metal detector rileverete questi materiali, ma in realtà le aste stanno rilevando l'acqua. Ecco, come potete vedere. Queste sono aste EF-NMR create per il rilevamento dell'acqua, e adesso vi faccio vedere la stessa cosa con le RT che avete costruito. Ecco, come vedete le RT non rilevano nulla, quindi non sono soggette a disturbi di nessun tipo. Potete decidere quello che dovete trovare. Ecco, vi faccio vedere un esempio. Trova l'acqua. Come potete vedere l'acqua è stata trovata, e se volete comunque potete trovare anche qualcos'altro. Trova le spire di rame. In questo momento è rilevato il rame, annulla. E come potete vedere i campi possono essere annullati o trovati. Trova l'acciaio inox. Le aste puntano l'acciaio inox, come potete vedere, e questo è l'esperimento che volevo mostrarvi e che discuteremo più avanti. Ecco, in merito alla costruzione delle RT Infinity 2023. Ecco. Dunque, l'uso delle RT Infinity è un tantino difficoltoso, specialmente se non avete fatto il vostro addestramento di base. Ecco, ve lo posso spiegare subito. Osservate bene, sul tavolo ci sono due serie di aste con materiali diversi, ci sono delle spire di acciaio inox, delle spire di rame e due tubi in alluminio. Con un metal detector queste cose verrebbero rilevate subito, tutte. Ecco, e non potreste fare la differenza tra l'acciaio inox, tra il rame o l'alluminio, o ancora meglio l'ottone, che sono tutti materiali che rispondono immediatamente alla discriminazione dei migliori metal detector. Quindi quello che voglio mostrarvi oggi è questo: una discriminazione che può essere fatta con le Infinity 2023 per insegnarvi a trovare i singoli materiali. Osservate bene, le aste non rilevano nulla, benché il tavolo sia bello carico di materiali definiti buoni, diciamo, materiali eccellenti per la ricerca col metal detector. Che cosa vogliamo fare? Allora, io voglio trovare l'alluminio. Ecco, quindi usiamo il campo bioelettrico. Osservate bene, trova l'alluminio. Lasciate stabilizzare le aste. Come potete vedere, l'alluminio è stato trovato. Se noi ci spostiamo, le aste troveranno anche il secondo tubo di alluminio, per aprirsi dove non c'è nulla. Vedete? Ecco, se noi ci spostiamo, le aste vanno in chiusura, dobbiamo annullare il campo. Annulla il campo. Ecco, per tornare al tema della discriminazione, adesso eseguiamo un altro esperimento.
trova il rame. Ecco, il rame è stato trovato. Come potete vedere viene rilevato il rame, osservate bene, viene rilevato il rame, se ci spostiamo le aste si riaprono. Vedete? L'oggetto rimane agganciato fino alla vostra prossima decisione. Annulla l'oggetto. Bene. Queste sono le condizioni operative dell'RT Infinity 2023.